Osereste voi disobbedire allo Duca? Oh, giammai. Ma la Duca vi disse di pittare Madonna Ubalda. È vero. E osereste voi disobbedire al Duca? Giammai. Allora, Madonna, fatevi pittare dal pittore. No, No. 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 Nessun uomo che non sia lo mio sposo m'ha da vedere ignuda. Ma... Omo. Ah, come voi volete, signor mio. La chiave? La chiave. Se ignuda o da essere? Con la cintura di castità non è mica ignuda. Già. Eccola qui. Ciao, Ciccio. Sì, cari amici della soffitta, oggi si viaggia indietro nel tempo. Ma non aspettatevi cavalieri senza macchia, né santi anacoreti. Oggi si va nel Medioevo in versione piccante. Preparatevi a entrare nel mondo dei decamerotici, quei film irresistibili che negli anni 70 hanno rivisitato il Decameron di Boccaccio con un tocco tutto italiano fatto di risate, doppi sensi e corpetti che si slacciavano più in fretta di una promessa matrimoniale. Ma non perdiamo tempo con le moine. Oggi vi racconto come è nato il genere decamerotico, quali sono i film imperdibili e ovviamente le dive che ci hanno fatto perdere la testa, con le loro curve da sogno e sguardi che facevano dimenticare persino il latino scolastico. Allacciate la cintura di castità, o meglio, scioglietela. Si comincia! Negli anni 60 il cinema italiano inizia a flirtare col mondo medievale, ma è dal 1972 in poi che scoppia la vera febbre. Nascono i cosiddetti decamerotici, film ambientati nel Medioevo e ispirati più o meno liberamente alle novelle di Boccaccio. Per capirci, si parte con film come La Mandragora di Lattuada, con una certa eleganza intellettuale, e si arriva a titoli come quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda. Capite il tono, no? Il merito o la colpa di tutto in parte di Pierpaolo Pasolini, che col suo Decameron nel 1971 aveva riacceso l'interesse per i racconti medievali. Solo che, mentre Pasolini lo trattava da autore, gli altri ci hanno visto un'occasione per spogliarsi con stile. Nel 1972 si scatena l'inferno. In un solo anno escono decine di pellicole tra taverne, monache vivaci, mariti cornuti e nobildonne che non vedevano l'ora di perdere la castità. Film come Boccaccio, Decameroticus, Le calde notti del Decameron, Una cavalla tutta nuda. Sì, avete letto bene, e non è un documentario sulla vita agreste, ma parliamo di loro, le vere protagoniste, quelle che facevano alzare la temperatura anche nei castelli di pietra. Le regine del Decamerotico, donne dalla bellezza ipnotica e dallo sguardo furbetto, che sapevano recitare e far battere il cuore. E non solo quello. Partiamo da Edvige Fenech, la regina, punto. Nel 1972 interpreta Ubalda in uno dei titoli più celebri del genere, quello che abbiamo citato prima. Capelli corvini, sorriso provocante e curve che sfidavano le leggi della fisica. Ubalda era la vicina che tutti sognavano. E nello stesso anno la ritroviamo in La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia, altro gioiello di Mariano Laurenti, dove fa impazzire pittori, preti e mariti. E noi con loro. Poi c'è lei, la bionda glaciale dal fascino aristocratico Barbara Boucher. In Una cavalla tutta nuda interpreta la contadina gemmata, che vorrebbe essere trasformata in cavalla per aiutare il marito nei campi. In realtà si tratta di una scusa perfetta per scatenare una girandola di travestimenti, malintesi e scene da surriscaldamento globale. Con quel visino angelico e il fisico da calendario, Barbara non si dimentica. E che dire di Femi Benussi? Chi bazzica la soffitta lo sa, Femi è una delle muse della commedia più audace. Recita in diversi decamerotici, tra cui Le calde notti del Decameron e Canterbury proibito. Una bellezza istriana, con occhi furbi e una naturalezza nei ruoli più birichini che la rendeva amatissima. E anche coraggiosa. Ha detto no a proposte più spinte, scegliendo di lasciare il cinema per la famiglia. Una donna vera, oltre che splendida. Passiamo a Maria Baxa, il volto dell'eleganza slava. In Boccaccio e in Per amore di Poppea, che pur se ambientato a Roma imperiale mantiene lo stesso spirito malizioso, ha stregato il pubblico con quel mix di sensualità e raffinatezza. E sì,
È vero, dopo il cinema è diventata architetta in Serbia, ma per noi resterà sempre la Poppea che fece impazzire senatori e spettatori. Un'altra che non poteva mancare? Nadia Cassini. Ok, tecnicamente non ha fatto decamerotici in senso stretto, ma dai, come non citarla? Con il dio serpente e commedie come Mazzabubu. Quante corna stanno qua giù? Nadia ha portato sullo schermo tutta l'energia esotica e travolgente degli anni 70. Capelli d'oro, curve da statua e quella voce da Lolita sfrontata, un cocktail irresistibile. Insomma, i decamerotici sono stati un fenomeno unico, una fusione tra risate da osteria, spogliarelli all'ombra del campanile e un'italianità sfrontata e spensierata che oggi fa sorridere, ma che all'epoca faceva sognare e sospirare. E voi, vi ricordate una scena in particolare? Un film che vi ha lasciato senza fiato? O un'attrice che vi ha colpito dritto al cuore? Scrivetecelo nei commenti qui sotto. E se volete una puntata tutta dedicata a una di queste regine medievali, fateci sapere chi. Se questa cavalcata tra corpi celati e monache allegre vi è piaciuta, fateci un favore. Mettete like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdervi nemmeno una delle nostre incursioni nel passato più intrigante del cinema italiano. E ricordate, la Soffitta è il posto giusto per chi ama ricordare, con un sorriso e magari anche un po' di rossore. Alla prossima puntata, cari peccatori della nostalgia!